Amici del Portale del Verde, ben ritrovati. Oggi siamo qui in compagnia di Paolo Zacchera, espertissimo per tutto ciò che concerne le camellie, le azalee, le piante acidofile in genere, che oggi però ci parlerà proprio di uno degli argomenti più discussi nel nostro gruppo di Facebook, nei forum, delle malattie, e in questo caso specifico ci parlerà Paolo degli afidi. Cosa sono queste? Così almeno andiamo a spiegare bene alle persone gli afidi sono come lavorano. Delle colonie di animali molto piccoli che succhiano la linfa delle piante. Sono allevati dalle formiche esattamente come gli agricoltori allevano le mucche. In che senso, scusa? Gli afidi si nutrono di linfa all'interno della foglia. Le formiche li portano sulla foglia, gli afidi cagano una melassa dolce e le formiche si nutrono di questa melassa dolce, per cui le formiche trasportano gli afidi sulle punte tenere delle piante. Questa, per dire, è una pianta mala, cos'è? Una camellia, giusto? Questa è una piantina del tè, dove guardate com'è ridotta, è fitta di afidi perché sono stati trasportati dalle formiche. Allora, è un animale talmente delicato, talmente leggero, che è sufficiente una pulizia fisica delle foglie per farlo sparire. Oppure se uno ha degli afidi su una singola pianta di rosa, su un acero, su una camellia, è sufficiente lavarlo con un getto forte dell'acqua. Le formiche portano gli afidi solo quando le foglie sono molto tenere, non le portano sulle foglie dure, per cui una volta risolto il problema oggi, il problema non si presenterà tra 10 giorni o tra 5 giorni, per cui si può benissimo evitare di usare alcune pesticida. Cioè si può interrompere questa catena, diciamo. Si può interrompere con una semplice, quando se uno qualsiasi genere di piante, rose soprattutto, che sono molto suscettibili, vede le foglie accartocciate, vede delle colonie. Cioè, quello che stai facendo tu con le mani è più che sufficiente per liberare la pianta dall'attacco. Quindi ci si sporca un po' le mani, però tu dici, allora, senza usare pesticidi esatto. Oppure col getto dell'acqua forte, è più che sufficiente per liberare la pianta dall'attacco, se uno ha una pianta sola. Certo. Noi, avendo qui 2500 piante del tè, non possiamo andare a liberare tutte una per una, per cui in questo caso essendo una pianta che anche non in questo momento ma successivamente potrebbe avere un utilizzo alimentare, noi usiamo dei prodotti biologici, quindi degli estratti nel caso mio di estratto di quassa, ma un estratto di ortica per esempio potrebbe essere sufficiente per trattare gli afidi. Quindi allora Paolo Zacchera oggi ci ha dato degli ottimi consigli. Il primo è semplicissimo, perciò usiamo le nostre mani per andare a ripulire le foglie dagli afidi, ma ci ha parlato anche della quassa, giusto? E dell'ortica, però esistono comunque, se ritenete che non sia sufficiente la pulizia fisica con il getto dell'acqua con le mani, esistono i prodotti perché è un insetto che si combatte con estrema facilità, quindi prodotti blandi nella dosa minima sono più che sufficienti per toglierseli dalle foglie. Quindi allora, contrariamente a quello che pensava il sottoscritto, perché la pianta veramente si concia parecchio, cioè la vediamo veramente sofferente, l'afido abbiamo visto che è un ospite che possiamo anche liberarcene facilmente. Molto presente su tutte le piante. Ok, però quindi è presente, però se ne va via anche volentieri se lo facciamo andare via anche con dei sistemi bio. Quindi noi qui dalla Compagnia del Lago Maggiore oggi vi salutiamo, vi rimandiamo a un nuovo video, e se vi piacciono i nostri video spolliciate gente, mettete un bel pollice in su e condivideteli nei social. Ciao e al prossimo video.